Ciao a tutti e ben ritrovati sul mio canale. Come ogni anno, anche quest'anno siamo alla messe di Friedrichshafen per Aero 2026. Questo è il video dedicato totalmente all'aviazione generale. Quindi quale miglior mezzo per incominciare questo video di aviazione generale con questo bellissimo Cirrus Vision Jet G3, la nuova generazione dei Cirrus. Quindi mettetevi comodi e godetevi tutto quello che si è visto di aviazione generale qui ad Aero Friedrichshafen. Come al solito mi raccomando, like al video e iscrivetevi al canale. Ciao! Ed ecco qua il nuovissimo Cirrus Vision G3, bellissimo in questa livrea nera. L'ultima versione del G3 è stata lanciata da Cirrus Aircraft nel febbraio di questo anno. Cirrus ha già venduto dal 2016 oltre 750 aeroplani in tutto il mondo. La maggior parte dei clienti proviene dalla linea di aerei SR, quindi a pistoni, e passa al Vision Jet, che rappresenta il perfetto aereo a turbina entry level. Le prestazioni di questo aeroplano praticamente non cambiano, è sempre equipaggiato con un motore Williams FJ33, ha una velocità di crociera massima di 311-317 nodi, una quota massima operativa di 31.000 piedi e un'autonomia di circa 2.361 km, con una distanza di decollo praticamente di 600 metri. Quello che è stato sicuramente migliorato è stato l'interno e l'avionica. Una delle prime cose che si nota entrando nel VisionJet è la quantità di spazio a disposizione. Tutti gli occupanti, sia quelli seduti davanti che quelli seduti dietro, hanno a disposizione una visuale grazie a questi enormi finestroni e grazie alla sua forma praticamente ovale che lo contraddistingue, ottimizzando così lo spazio per tutti i passeggeri e garantendo la giusta altezza e spazio per le spalle in tutto l'aeroplano. Non vi importa dove vi sedete, avrete sempre una vista magnifica proprio grazie alle ampie finestre di cui è dotato questo magnifico aereo. La transizione su questo aeroplano, se per i clienti che arrivano già da un aeroplano Cirrus Aircraft, è piuttosto facile perché praticamente il layout del G3000 è lo stesso, i comandi sono gli stessi e quindi l'avvio praticamente il pilota ha già super familiarità di tutta l'avionica e si deve solamente preoccupare di tutto quello che è la gestione di un aeroplano a turbina, come la pressurizzazione, l'alta quota e la velocità ovviamente in alta quota. Beh, ragazzi, che bell'oggettino, che questo veramente spettacolare. Ecco, una delle modifiche è proprio il salottino su cui sono seduto, che prima era a posti singoli, e guardate tutto quanto quello che i 6-7 passeggeri hanno a disposizione su questo aeroplano. Per avere un gioiellino come questo, il cliente deve staccare un assegno di 3,6 milioni di dollari, ma diciamo che i costi operativi sono solo una frazione di quelli di altri turboreattori a turbina. Fuori nell'esposizione c'era questo bellissimo G3 appena consegnato ad un cliente. Adesso andremo a vedere la modifica sostanziale che è data dall'avionica Garmin G3000 e soprattutto dall'ATC Datalink, il cosiddetto CPDLC, che è la novità più rilevante. Praticamente l'aeroplano consente al pilota di comunicare con il controllo del traffico aereo via testo. È possibile ricevere e caricare direttamente nel piano di volo autorizzazioni, rotte e frequenze, riducendo così gli errori di comunicazioni radio. Ha anche per esempio l'opzione Safety Taxi 3D, che guida il pilota durante il rullaggio a terra, ideale per gli aeroporti complessi e poco familiari, paracadute balistico e per esempio c'è anche la checklist collegata agli avvisi, cioè in caso di allarme o cautela
il sistema richiama automaticamente la checklist pertinente per una risposta immediata del pilota. Questo aeroplano ovviamente è già stato venduto e non si può salire sopra perché è di un privato. C'ha veramente buon gusto nell'allestire l'aeroplano sicuramente. Colore top, interni stratop. Ulteriori sistemi di sicurezza sono per esempio paracadute balistico che è comune in tutti gli aeroplani Cirrus e anche il sistema di atterraggio automatico, cioè al pilota dovesse succedere qualcosa, si schiaccia il pulsante e l'aeroplano atterra automaticamente da solo. Nulla di nuovo invece lato aeroplani a pistoni, ecco qua questo bellissimo Cirrus SR22 TGTS Carbon, equipaggiato con motore Continental da 310 cavalli, 4 posti super comodi, 213 nodi di True Airspeed a 25.000 piedi, circa 1900 km di autonomia. Ovviamente manco a dirlo suite Garmin con il sistema Perspective Plus di Garmin con due display da 12 pollici e due visori più piccoli per inserimento dati molto comodi che gestiscono praticamente tutto l'aeroplano. Ecco, adesso guardiamo gli interni. Fantastico il Garmin che fa praticamente impallidire tutti i sistemi avionici dei principali aeroplani di linea che solcano i nostri cieli. Gli interni sono premium, praticamente sedili in pelle ispirati al mondo dell'automotive di lusso con cintura a contrasto e bocchette dell'aria in stile jet. Guardate quanto sono belli ed ergonomici questi sedili anche per quanto riguarda i sedili posteriori. Ecco, il divanetto è uguale a quello che abbiamo visto nel Vision Jet G3, esattamente identica la configurazione. Manco a dirlo ovviamente climatizzazione, connettività Bluetooth per l'audio e porte di ricarica USB. Insomma, tutto il comfort per fare un bellissimo volo, sia esso di piacere, sia esso dedicato alle vacanze con la famiglia, sia esso, perché no, dedicato ad un viaggio d'affari point to point, grazie alle 1900 km di autonomia che hanno questi splendidi aeroplani. Ecco qua vediamo praticamente un aereo gemello di quello che abbiamo visto prima, in questa configurazione blu e grigia fantastica. L'aeroplano è esattamente identico, solo che ha questi interni in pelle chiara che sono praticamente stratosferici e bellissimi. Guardate che eleganza che ha questo aeroplano, veramente, veramente infinita. Non faccio fatica a capire perché è uno degli aeroplani da turismo più amati e venduti negli Stati Uniti d'America, dove questo genere di turismo volante è molto, molto, molto diffuso. Per portare a casa un aeroplano del genere bisogna staccare un assegno base di $1.100.000 più o meno, se si ha il pacchetto GTS come in questo caso, l'assegno sale a $1.300.000. Se si vuole invece portarlo in Italia, tra costo, IVA e trasporto, si arriva tranquillamente al 1.600.000 di euro. Passiamo in casa francese Daher che presenta per la prima volta in Europa il suo bellissimo TBM 980, evoluzione del TBM 940 e del TBM 960. Le consegne di questo gioiello sono iniziate da febbraio praticamente del 2026 e ad oggi TBM ha già consegnato il 12° aeroplano. In questo momento
sta consegnando 5-6 aeroplani al mese e sta predisponendo la produzione per arrivare all'obiettivo di una produzione e una consegna di 60 aeroplani all'anno. Come nella versione precedente è equipaggiato con un Pratt Whitney Canada PT6 da 850 cavalli, può imbarcare 1100 litri di carburante e ha un massima velocità di crociera a 28.000 piedi, che è la sua altitudine ottimale, a 330 nodi di true airspeed, cioè 611 km all'ora. Andando tranquilli a 252 nodi ha un range di 3200 km, se si sale a 290 nodi ha un range di 2900 km, se si vuole andare un pochettino più veloci a 330 nodi ha un range di 2666 km. Ma generalmente diciamo che il suo pezzo forte è fare tratte più o meno di 1000 miglia, quindi 1600-1700 km con 900 kg di carico utile, consumando 60 galloni all'ora e volando ad una velocità vera tra i 200, 328 e 330 nodi, sempre a 28.000 piedi, che è la sua altitudine di riferimento. Grazie. Ovviamente il pezzo forte di questo aeroplano, di questo nuovo aeroplano, è la suite Garmin 3000 che vediamo in queste immagini. Prezzo di lancio nel 2026 5 milioni e 8, ma praticamente si ha a disposizione 5 anni di manutenzione compresa nel prezzo. Quindi per 5 anni devi solamente mettere il carburante e non pensare più a niente. Beh, è proprio un bel viaggiare, guardate, anche sono veramente comodissimo. Ovviamente sono foderate, perché qua c'è la possibilità di oscurare i vetri tipo modello Boeing 787. Ricordiamo che questo aeroplano in Europa non è mai stato presentato in una fiera e questa è proprio la primissima volta che si vede in pubblico in una fiera. Seconda grande novità per Daher qui ad Aero, anche questo fantastico Kodiaq 900. Anche in questo caso, prima volta in assoluta in esposizione ad una fiera in Europa. Successore del Kodiaq 100, questo spettacolare aeroplano ha 900 cavalli, è molto più veloce del Kodiaq 100, infatti parliamo di circa 40 nodi in più rispetto al Kodiaq 100, ma il DNA è sempre lo stesso. Questo aeroplano conserva tutte le capacità di decollo e di atterraggio corto del 100. Può decollare in circa 1000 piedi a pieno carico e atterrare nello stesso spazio. Il peso massimo di questo gioiello è di circa 4000 kg, il che si traduce praticamente in un carico utile di circa 1700-2000 kg di carico pagante. L'utilizzo può essere sia per scopi civili sia per missioni multiple. Questo mezzo può atterrare dovunque, sull'erba, sulla ghiaia, sulle rocce, sulla terra, non gli serve assolutamente una pista asfaltata. E la particolarità di questo velivolo sta proprio nella sua ala. Quest'ala è così speciale che lo rende praticamente impossibile da far stallare. In condizioni normali questo velivolo stalla a circa 63 nodi, con i flap a 35 gradi la velocità si aggira intorno ai 50 nodi, quindi sarebbe dentro addirittura le regole del Mosaic. Quindi ha un'estrema capacità di decollo e di atterraggio corto, estremamente efficiente per l'osservazione a terra, per la sorveglianza
aerea, ma può essere usato anche come trasporto merci, trasporto persone. È un aeroplano non pressurizzato, può arrivare fino a 210 nodi e la sua quota operativa può essere fino ai 25.000 piedi. Non è pressurizzato, ha anche un impianto d'ossigeno, ma sicuramente dà il meglio di sé tra gli 11.000 e i 15.000 piedi. La cabina praticamente è rimasta invariata, così come la suite Garmin a disposizione dei piloti. Molto interessante è anche il costo di questo modello per ora di volo, che si aggira, carburante compreso, intorno ai $400 all'ora. Calcolate che per il Kodiaq 100 siamo a 395, quindi praticamente ha lo stesso costo orario. Veramente un aeroplano veramente fantastico. Quando si parla di aviazione generale e di aerei da sogno, ovviamente l'Italia non è da meno, ma ho già pubblicato un video di dettaglio di tutti i produttori italiani qui ad Aero 2026. Se ve lo siete persi, vi lascio il link in descrizione e sopra. Dicevo, l'Italia non è da meno. E quindi ripercorriamo brevemente quello che si è visto di aviazione generale prodotto made in Italy, a cominciare ovviamente dalla Tecnam e dal suo bellissimo P2012 in configurazione VIP con degli interni da sogno. Sempre in casa Tecnam, P Mentor addestratore ATPL a basso costo. P2008 Next Generation appena certificato EASA CS23 Amended 6. P2006 TNG, il bimotore leggero di casa Tecnam con 4 posti stra super comodi. Il 4 posti P2010 Gran Lusso quest'anno è disponibile anche con il motore Lycoming. Salendo in Friuli, Alpi Aviation P400 in questa bellissima colorazione ed il suo nuovissimo bimotore P800 Twin, 4 posti, bimotore, motorizzato ovviamente Rotax 916. Passando dal Friuli e ritornando al sud, Black Shape con il suo Gabriel Evo motorizzato Rotax 916 e per finire l'Explorer presentato lo scorso anno, praticamente un X Prime Tail Dragger motorizzato con motore tutto italiano della napoletana CMD. Tanto negli stand compariva anche questo Pilatus PC12 nella sua ultima configurazione NGX, poco a che fare con l'aviazione generale, ovviamente è più aviazione business. Tutta l'aviazione business la vedremo in un prossimo video. Questo aeroplano è di proprietà di una società, diciamo, di leasing ed è in vendita, quindi perché no, magari c'è qualcuno che invece di andare a fare la spesa è venuto qua a comprare questo fantastico mezzo. Questa società, la 88K, è un dealer e ha a disposizione numerosi aeroplani in vendita. Per esempio questo è dell'anno del 2021, quindi è abbastanza recente. Ovviamente stiamo parlando sempre di business aviation, quindi di jet o turboprop per l'aviazione business.
Dal PC-12 a questi fantastici aerei della Junker, nulla di nuovo lato Junker, se non la certificazione sia dell'A60 che vediamo in queste immagini che del A50 Junior. Juncker vanta una lunghissima storia che si estende per oltre 100 anni. Ugo Juncker inventò il primo aeroplano interamente metallico, utilizzando proprio questa struttura in maniera ondulata che fornisce la resistenza e la rigidità necessarie al volo anche con componenti in alluminio. Prima tutti gli aerei erano rivestiti in metallo e legno, adesso ovviamente sono interamente in metallo. Tutti i velivoli vengono realizzati nella casa madre di Stoccarda e l'azienda produce praticamente il 95% dei componenti. Possono essere motorizzati sia con Rotax, sia come vediamo in queste immagini anche con motore radiale della Fernet da 124 cavalli. La velocità non è altissima, stiamo parlando di 140-150 km all'ora, ma il fascino di questa ondulatura in alluminio è pressoché immortale. Infatti questo è la 50 ed è esattamente la replica dell'aeroplano che volò e inventò Ugo Juncker quasi 100 anni fa. Calcolate che la lamiera viene pressata e ondulata direttamente in fabbrica, ha uno spessore di circa più o meno 0,3 mm, quindi come un foglio di carta, e subisce una pressione nella pressa di circa 350 tonnellate per creare questa fantastica struttura. Ecco qua ancora il motore radiale Vernet a 7 cilindri, veramente sono degli aeroplani spettacolari. Dal grandissimo fascino degli aerei tedeschi Junker passiamo all'americana Piper. Nulla di nuovo nello stand Piper, cominciamo dal Piper M500, uno dei velivoli più apprezzati nel segmento dei turboelica monomotore entry level, e l'evoluzione tecnologica del Meridian è chiamato M500 perché monta un Pratt Whitney Canada PT6A, quindi turboprop da 500 cavalli. Ha una velocità di 482 km all'ora, una quota operativa massima di 30.000 piedi, permettendo di volare al di sopra della maggior parte dei fenomeni meteorologici avversi. Consuma circa 130-140 litri ora di getta 1 e ha un'autonomia di 1900 km. Suite avionica, come avete visto, è il Garmin 1000. 6 posti totali, un pilota più 5 posti, con configurazione tipica della Piper, cioè quella club seating. I passeggeri viaggiano l'uno di fronte all'altro, ideale per riunioni d'affari o viaggi di famiglia. E dal 500 passiamo al vertice della linea monomotore della Piper Aircraft, cioè l'M700 Fury, lanciato nel 2024 come successore dell'M600 SLS. È il velivolo più performante e veloce mai costruito dalla casa di Vero Beach per questa categoria. Sempre il motore turboprop Pratt Whitney PT6 AD, ma questa volta da 700 cavalli, una velocità massima di 557 km all'ora in crociera, una salita di oltre 3.400 piedi al minuto e una autonomia di più di 2.000 km con riserve IFR, ottimale per i viaggi continentali rapidi. Manco a dirlo, suite Garmin delle più evolute, cioè il Garmin G3000. Sempre 6 posti di configurazione, 1 o 2 piloti più 4 passeggeri in queste comodissime poltrone business class.
Ed ecco qua la suite Garmin top in class per quanto riguarda l'avionica di questi mezzi. Gli allestimenti sono veramente premium con finiture di pelle di lusso, presi USB ed un sistema di pressurizzazione ottimato per il comfort a quote elevate fino a 30.000 piedi. L'M700 è stato progettato per colmare il divario tra il turboelica entry level e i giganti come il TBM 980 che abbiamo visto prima o il Pilatus PC12. Offre delle prestazioni da jet d'affari con i costi operativi e la semplicità di gestione di un monomotore, mantenendo un livello di sicurezza automatizzata che non ha eguali nella sua categoria. Prezzo totale circa 4-5 milioni di dollari. Dal top di gamma è interessante anche questo Piper Archer che occupa una nicchia molto specifica e apprezzata nel mondo dell'aviazione generale, cioè quella dell'addestramento avanzato e del turismo efficiente. Infatti quella DX che vedete dopo Archer sta per diesel ed è proprio il motore e il cuore pulsante di questa macchina, cioè un Continental CD 155 che va sia a diesel che a Jetta 1 con 155 cavalli di potenza. Quattro posti comodissimi con sedili in pelle e suite avionica Garmin, ha dei consumi drasticamente ridotti, parliamo di 22-25 litri ora contro i 35-40 di un motore tradizionale, una velocità di crociera di 220 km all'ora e un'autonomia notevole di circa 1500 km all'ora con una quota massima operativa di 16.100 piedi. Intanto davanti all'Archer vediamo il solito Honda Jet Elite 2 che nessuno può vedere dentro, io non so perché la Honda viene qua a esporre sto mezzo senza farlo vedere. Dalla Florida voliamo direttamente a Vienna e atterriamo in casa Diamond Aircraft, partendo dal suo modello più storico, cioè il bimotore Diamond DA42, aeroplano che quando è uscito sul mercato ha rivoluzionato il settore dei bimotori leggeri, tradizionalmente dominato dai vecchi progetti americani con motori assettati di avgas. Qua abbiamo Garmin 1000, 4 posti business class stra lusso, due motori Austro Engine AE300 da 168 cavalli ciascuno che vanno a diesel e jet A1 e che consumano praticamente dai 38 ai 40 litri ora, 365 km all'ora di velocità di crociera, 113 km all'ora di velocità di stallo, 2300 km di autonomia e una quota massima di servizio di 18.000 piedi. Prezzo base tra il 1.100.000 e il 1.300.000 dollari. E dal DA42 passiamo all'ultimo nato di casa Diamond, cioè il DA50, monomotore pistoni di fascia alta, interamente costruito in fibra di carbonio, con una motorizzazione da 300 cavalli, garantiti dal suo Continental CD 300, un V6 biturbo alimentato a jet A1. Questa configurazione, la configurazione Dynamic, che si differenzia dalle altre proprio per i suoi interni premium. 5 posti super comodi, 2 davanti e 3 di dietro, una capacità di bagagliaio di 90 kg, design sportivo in pelle bicolori con accenni colorati alla verniciatura, connettività avanzata e finiture fatte a mano. Ecco qua vediamo il bagaglio che si può imbarcare in questo fantastico aeroplano. 135 km all'ora di velocità di crociera, 34 litri ora di avgas,
1400 km di autonomia massima e una quota di tangenza massima di 20.000 piedi. Carico utile più di 600 kg. Manco a dirlo ovviamente suite Garmin, connettività interna per tutti i passeggeri, anti-ice sulle ali che lo può far volare in condizioni di ghiaccio noto e ovviamente impianto d'ossigeno integrato per i voli ad alta quota. Una persona di 1,86 come ci sta dentro questo aeroplano qua. È veramente qualcosa di spaziale di dietro, ma è super comodo. Assegno da staccare per questo gioiellino a carrello retrattile in questa configurazione Dynamic dai 1,3 agli 1,4 milioni di dollari. È veramente un gran bel viaggiare. Ecco, qua c'è anche la possibilità di mettere iPad dietro, ovviamente, tutti connessi, e dal DA50 passiamo all'evoluzione del bimotore secondo Diamond, cioè il DA62. Questa è ovviamente l'evoluzione del DA42 che avevamo visto prima. I motori sono sempre degli Austro Engine AE330, ma questa volta da 180 cavalli e si tratta sempre di motori diesel e Getta 1, ma in questo caso è possibile imbarcare fino a 7 persone o come in questo caso 4 persone in configurazione business, con la possibilità di avere fino a 100 kg di bagagli. Ecco, nel dia 50 avevamo, ecco qua, nel dia 50 avevamo 5 posti, qua ne abbiamo 4, se ne può mettere uno in mezzo e al posto del bagagliaio si possono mettere altri 2 posti, ovviamente di persone di statura non troppo alta, ma questa configurazione business è veramente stratosferica. 360 km di velocità massima, 2400 km di autonomia in configurazione di massima efficienza, 20.000 piedi sempre di quota massima operativa e un consumo di carburante estremamente basso, 44 litri ora. E passiamo ad uno degli aerei più visti e apprezzati di questo salone, cioè questo bellissimo SV51 prodotto dalla Scalwings. Fin dall'inizio questo aereo era stato concepito per riprodurre fedelmente, ovviamente, un P-51 Mustang originale. Questo aeroplano ha in comune con il famoso bombardiere della seconda guerra mondiale circa 100.000 dettagli di superficie, pari al 72% dell'aeroplano originale. Rotax 916, avionica Garmin, 300.000 euro e vi potrete sentire un po' come Tom Cruise nella scena finale di Top Gun 2. Lì il P-51 era quello vero. Novità anche in casa Dynamic con questo VT10 Adrantic motorizzato per la prima volta, manco a dirlo, con il Rotax 916. La particolarità di questo mezzo è che è un 4 posti. Guardate che bello che è. Guardate i passeggeri come stanno comodi anche nel sedile posteriore. La cabina è veramente molto spaziosa. Ovviamente manco a dirlo, il Garmin G3X con autopilota.
il massimo peso al decollo di questo mezzo è di 950 kg, ha un peso a vuoto di 485 kg, quindi ha un ottimo carico utile, ha una VNE di 380 km all'ora, 126 litri di capacità di carburante e un maximum range di 1800 km. Molto, molto interessante questo aeroplano. Addirittura con una pentapala Helix. Wow. Molto carino. La casa Sling è presente sempre con il suo 4 posti TSI, anche questo nessuna grossissima novità. È presente anche col suo ala alta, che adesso andremo a vedere. Ecco qua l'ala alta dello Sling. Sempre 4 posti. Okay, but normally when you fly in TSI, you have a good overview in front of you. So you of course you look behind you when you hit front spot. But normally you look around. Of course you move a little bit. So Nulla di nuovo in casa della Elixir, della francese Elixir Aircraft. In questo momento ci sono circa 60 aerei che volano in tutti i club d'Europa. Quest'anno viene presentata la versione Plus, praticamente ha un paio di modifiche interessanti che sono il risultato dell'esperienza dei vari club. 70 kg in più di peso massimo al decollo, quindi da 630 a 700, ha un carrello d'atterraggio migliorato e rinforzato, ha nuove modifiche aerodinamiche all'ala, ha una deriva più grande all'estremità dell'ala per fornire maggiore stabilità. Quindi si tratta di piccoli aggiornamenti alle versioni precedenti che sono state date soprattutto dai feedback dei primi clienti di questi aeroplani made in France. Solito extra 300. Veramente spettacolo sto aeroplano. Ed eccoci allo stand del X-Cab. Vi ricordo che io ho provato il cab dell'amico Yves Amaze, vi lascio il link in descrizione e guardate che abbiamo l'X-Cab con il Lycoming, il CC
393. Questo qua è molto più rifinito, però guardate che spettacolo. Questo è il Garmin, quello di Ives invece era totalmente analogico, mi piace più quello di Ives. E qui abbiamo, credo, l'X-Cab. Questo qui proprio questo è Nessuna novità sostanziale nemmeno in casa Bristol, se non che questo B23 Energy è quasi pronto per la certificazione EASA. Tutte le singole parti sono state certificate, la cellula è quella di un B3 normale, il pacco batterie della H55 è stato certificato, il motore Safran è stato certificato, devono solo validare il tutto e far sì che tutti i sistemi si integrino bene e prevedono di farlo entro la fine di quest'anno. Si prevede che l'aeroplano sarà in vendita l'anno prossimo, ne hanno già venduti 100, 50 a scuole di volo in Europa e 50 a delle scuole di volo negli Stati Uniti. L'aeroplano costerà 450 mila dollari, è un po' di più di un B3 certificato, quello che stiamo vedendo in queste immagini, ma le scuole di volo guardano i costi operativi che ovviamente, essendo un aeroplano che non va a benzina, i costi operativi saranno decisamente inferiori dei suoi fratelli alimentati a pistoni. Aura.
Ragazzi, chiudiamo questo video direttamente di nuovo dallo stand della Cirrus. Guardate quanta gente che c'è. Spero che questo video vi sia piaciuto e, come al solito, se vi piacciono questi video, mi raccomando, like al video e iscrivetevi al canale. Per questo video è tutto sull'aviazione generale. Al prossimo video. Ciao!